Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi provo per voi, perché me lo sono preso per provarlo per voi, perché qualcuno me l'ha chiesto, questo apparecchio qui. Il Quant Asylum praticamente è un analizzatore audio che qualcuno mi aveva chiesto cosa ne pensavo, ma ovviamente non avendolo mai provato non ne pensavo niente, perché se no parlerei diciamo a vanvera. Allora ne ho preso uno in America e lo proviamo insieme e vediamo se è paragonabile diciamo a un HP come, o un altro analizzatore audio di quelli più blasonati, e se diciamo fa il suo lavoro. Che non vi resta che seguirmi in questo video e vedere anche questa volta cosa combino per voi. Come vi avevo accennato, provo questo apparecchio qui. Questo praticamente è un analizzatore audio, è un distorsimetro, però fa di più perché rileva ovviamente anche la potenza, fa la curva di risposta, sicché lo possiamo considerare tranquillamente come un analizzatore audio. Come dicevo prima, mi hanno chiesto che ne pensavo di questo prodotto. Ovviamente io, non avendolo mai provato, non potevo dare nessuna risposta, perché se no c'è già tante persone che parlano senza aver visto l'oggetto o così per sentito dire. E invece mi garba diciamo fare le cose un pochino più regolari. Con l'oggetto in mano si prova, lo proviamo insieme e vediamo quello che succede. L'ho preso in America direttamente, vi lascerò poi il link eventualmente chi gli dovesse interessare, e così diciamo dopo che l'abbiamo provato vediamo se regge il confronto ovviamente con apparecchi più blasonati tipo l'8903B dell'HP o come funziona comunque questo apparecchio qui. Allora, questo apparecchio qui vediamo un po', perché ci sono ovviamente vantaggi e svantaggi. Allora, qui ci sono scritte tutte diciamo le varie cosine anche del prodotto. Vediamo intanto per incominciare che accetta una tensione di 40 volt RMS, sicché 40 volt RMS, se facciamo il conto su 8 ohm, sono circa 200 watt, oppure su 4 ohm praticamente il doppio, diciamo più che sufficienti ovviamente per provare un apparecchio come ce ne sono tanti, un apparecchio hi-fi. Poi eventualmente è possibile costruirgli un piccolo attenuatore, ovviamente magari 1 a 10 o roba del genere, per provare roba anche più potente. Oltre agli ingressi ha anche le uscite, praticamente all'uscita sinusoidale. All'uscita sinusoidale ovviamente regolabile in frequenza entro certi limiti, e ha la possibilità di uscire l'uscita sbilanciata o l'uscita diciamo bilanciata, praticamente usando tutti e due i connettori. La stessa cosa, qui ci sono gli ingressi e si può entrare con l'ingresso sbilanciato, per esempio qui sopra, o con l'ingresso bilanciato usando tutte e due diciamo i connettori. Ora io ovviamente farò la prova solo con l'ingresso sbilanciato, perché il 99% di amplificatori che mi è capitato sotto mano hanno l'ingresso sbilanciato. Non lavoro, cioè amplificatori normali praticamente, non lavoro con amplificatori da orchestrali o da chiese che hanno magari il microfono che ovviamente è bilanciato. Comunque sicché c'ha sia gli ingressi che le uscite. La cosa bella, per esempio, rispetto all'analizzatore audio, l'8903B o anche altri analizzatori audio dell'epoca, non di questa epoca, dell'epoca passata, è che questo ha la possibilità di 2 uscite
e di 2 ingressi praticamente, sia bilanciati, ripeto, che sbilanciati, poi lo dico ora e poi non lo ridico più, perché sì, che ha 2 ingressi e 2 uscite, mentre di solito gli analizzatori audio anche dell'HP, l'8903B, che ha un'uscita sola e c'ha un ingresso solo. L'8903E non ha un'uscita perché è solamente diciamo, un analizzatore senza il generatore. Che questo praticamente genera segnale in maniera stereo e ovviamente può analizzare il segnale sempre in maniera stereo. E quello, diciamo, è un vantaggio rispetto ad altri tipi di apparecchiature. Si è visto che accetta solo 40 volte RMS, mentre per esempio l'analizzatore dell'HP accetta 300 volte, e sicché non ha bisogno di attenuatori, però questo lavora direttamente in stereo. Un'altra cosa è che questo apparecchio, per funzionare, ovviamente ha bisogno del suo programma, sicché si usa il suo programma scaricabile dal link che si trova poi nella confezione e funziona solamente con il suo programma. La differenza fra questo apparecchio qui e chi usa per esempio una qualsiasi scheda audio e uno dei programmi che si trova in rete è che questo qui è un apparecchio nato proprio per fare questi diciamo lavori qui, è nato come analizzatore audio, sicché la componentistica che c'è dentro sia come ingressi che come uscita è tutta roba a basso rumore, cosa che io non credo che una qualsiasi scheda audio da computer anche esterna o anche di qualità possa dare, diciamo, queste caratteristiche qui. Sicché ecco, io sono contrario, per carità, per un uso come si dice hobbistico, va bene anche chi usa il computer con la sua scheda, però chi intende farci delle misure un pochino più serie, di solito sono contrario a quell'accrocchi lì, diciamo, al programma usato con un computer qualsiasi, ma con un'interfaccia di questo genere qui, al suo programma dedicato, allora sì, perché ripeto, questo diciamo è a basso rumore. Vediamo un attimino, si faranno le prove senza le chiusure, perché io non uso questa parte qui praticamente, e sì che sarebbe buona norma usare dei carichi fittizi, chiamiamoli così, insomma delle chiusure a 50 ohm sugli ingressi BNC, lo consiglia eventualmente anche la ditta stessa, però la cosa cambia, ma cambia comunque di poco. Ovviamente me le procurerò poi per usarli, ma per fare le prove e come si dice compagnia cantante, anche se non ci sono, la differenza non è così, diciamo, enorme, però è bella cosa quando uno fa le misure, gli ingressi e diciamo le uscite che non usa, usare diciamo questi tappi di chiusura, perché no, specialmente gli ingressi non captino diciamo segnale residuo. Tipo se uno usa solamente l'ingresso sinistro o destro, ammesso che non voglia utilizzarlo stereo, gli altri le cortocircuita con queste resistenze chiuse, da questi BNC tutti chiusi, schermati da 50 ohm, in maniera che questo non capti diciamo nessun segnale. Comunque funziona bene anche in questa maniera qui. Vediamo il programma insieme. Allora, questa è l'interfaccia del programma, diciamo, dell'analizzatore che si sta testando insieme. Praticamente, brevemente, ve la dico brevemente, qui ci sono i vari tasti, questo con scritto, io lo dico in italiano, così si evita cattive pronunce. Comunque, questo qui con scritto Run, praticamente serve per avviare le misure. Il tasto sotto con scritto idle serve per quando si va, per esempio, se vogliamo vedere la forma d'onda che genera questo generatore, ci fa anche diciamo il gioco di parole, dobbiamo stoppare
run e premere solo idle. Questo perché? Perché praticamente se no vedremo la forma d'onda che balla, è una cosa sua interna, non è che per fare le misure funziona così, che se la vogliamo vedere fissa stoppiamo la misura e la vediamo diciamo sull'oscilloscopio, quello che vogliamo fare. In questa maniera qui uscirà una forma d'onda a modino con pochissima distorsione e la potremo usare come un qualsiasi generatore. Questa qui è diciamo l'attenuazione che diamo sugli ingressi, 42 è l'attenuazione ovviamente più alta e 0 è senza attenuazione. Ovviamente ci accorgeremo mano a mano che lo stiamo usando, se usiamo tanta potenza daremo il massimo dell'attenuazione e se no, se lavoriamo con segnali più bassi scenderemo diciamo di conseguenza, quello lo vediamo lì per lì. Qui è dove è scritto display, è praticamente quello che si andrà a vedere sul monitor, sicché in questa maniera io sto vedendo solo il canale sinistro, se voglio attivare anche il canale destro attivo quello, posso vedere le cose in uscita, le cose in ingresso e compagnia cantante. La stessa cosa sotto abbiamo per esempio, come vedete qui è una visione logaritmica, qui sono 100 Hz in questa maniera qui sono 1000, qui sono 10.000 e 20.000 sono qua in fondo. Se lo vogliamo passare in lineare, lo passiamo in lineare, allora a questo punto saranno 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000. E vediamo come cambia diciamo la visione di quello che stiamo guardando. La stessa cosa se premiamo per esempio questa freccina in su, come vedete cambia la visualizzazione in verticale e diciamo ce lo aggiustiamo in base a quello che stiamo misurando per vederlo come ci piace a noi. Qui abbiamo l'FFT che se lo premiamo apparirà in questo punto. I tasti, tasto su, tasto giù, variano ovviamente la FFT. Più questo valore qui è alto, più è precisa e però ci metterà di più a elaborarlo. Una cosa importante che all'inizio mi ci sono scornato, se andiamo a fare, qui c'è un tasto, ora non so come si vedrà diciamo bene sul monitor, comunque qui c'è scritto frequency response, questa qui è la curva di risposta in frequenza. Se la FFT è disattivata non la vediamo e sicché sembra che lì per lì che diciamo non funzioni. Poi qui abbiamo waiting, diciamo la risposta, come c'è anche sugli altri analizzatori, adatta la risposta all'orecchio umano, sicché premendo uno di questi tasti vedremo che la distorsione, la lettura della distorsione varia. Si possono, io non li uso mai, comunque è una cosa che si può anche usare. Comunque di solito premendo uno di questi due tasti la distorsione la vedremo abbassarsi. Poi qui dove c'è scritto Windows, se vediamo chi usa un oscilloscopio digitale ha le stesse cose, flat top, Annan e compagnia cantante, diciamo come per vedere specialmente l'FFT sull'oscilloscopio ha le stesse diciamo impostazioni. Queste qui sono le varie misure, qui appaiono qui, guadagno in dB, poi possiamo mettere la distorsione più noise, che sarà quella che io diciamo uso perché è quella che uso normalmente, quella che va a misurare l'analizzatore HP, misura la distorsione più rumore, cioè tutto quello che c'è, inutile andare a misurare per me, poi solo la distorsione, quando poi ovviamente ci sarà anche del rumore nell'amplificatore sotto misura, sicché gli analizzatori dell'HP di solito misurano distorsione più rumore, DH più N, e io dopo userò solo questi.
Se usciamo dal programma così come è stato impostato ora, e poi ritroveremo all'accensione le stesse cose qui praticamente, in maniera che se uno se lo setta non deve diventare matto tutte le volte a rimetterceli da capo. Per settare quello che vediamo qui si porta il selettore, il cursore del mouse qua, il tasto destro, e da questa parte ci vengono tutte le cose che possiamo vedere qui. Uno sceglie quelle che per lui sono consone e ce le mette, né più e né meno, diciamo. Io dopo farò così e via, poi ognuno ci mette quelle che vuole. Ora cancello subito queste qui, così dopo le metto, diciamo, da capo. Se sentite un rumore di fondo, c'è un vicino che non lo so cosa accende, diciamo, quando se è l'aspiratore, se è non lo so, un compressore in casa, non ho idea, e fa un casino della Madonna. Comunque, se non lo sentite meglio così. Poi qua abbiamo, vediamo un attimino, la funzione generatore, che è qui, generatore 1 e generatore 2 vuol dire praticamente destro, il canale generatore destro e sinistro, se è detto che è stereo. Possiamo avere multitono, possiamo avere rumore bianco, che può essere comodo, e questo è il tasto della risposta in frequenza. Su generatore 1 e generatore 2, da questa parte andiamo a variare l'ampiezza d'uscita e da questa parte la frequenza in step. Mi sembra che non si possa regolare fine, ma che ci sia uno step, diciamo tipo 1000 Hz, vicino ai 1000 Hz, dopo lo vediamo insieme comunque. Poi queste cose qui sono i cursori che quando abbiamo fatto una misura, ora non appare niente, ma quando abbiamo fatto la misura possono apparire due cursori e ci possono servire per, come si fa negli oscilloscopi digitali, per vedere alcune cose. Io direi intanto di vedere qualche cosina su come funziona, sicché andrò a inquadrare il generatore, l'analizzatore audio, e vediamo insieme qualche cosa. Allora, una delle cose che possiamo fare così, dopo poi lo guardiamo la forma d'onda all'oscilloscopio e misuriamo la distorsione con il generatore dell'HP, allora possiamo prendere un'uscita e la colleghiamo, per esempio questa è l'uscita sinistra, e la colleghiamo all'ingresso sinistro. Andrebbero questi due ingressi, per avere proprio una misura precisa, andrebbero, come ho detto prima, chiusi con una resistenza di carico schermata. In questo momento non ce l'ho, ma cambia veramente di poco. La stessa cosa se usiamo un canale, poi un canale solo, come in questo momento qui, direttamente dal programma possiamo escludere la misura di quest'altro canale. Stiamo usando diciamo la parte superiore perché stiamo usando come ingresso non bilanciato e uscita non bilanciata. Vado sul programma e vediamo un attimino quello che succede. Ecco, ora non c'è niente praticamente. Facciamo una misura qualsiasi, vediamo se, ecco qua il mouse. Generatore 1, perché ora è spento, ora lo attivo, siamo su 0 dB, sta uscendo, dovrebbe uscire, però ora non esce ancora nulla, 1 volt RMS. Se vogliamo fare una misura, premo run, praticamente lui sta partendo, e vediamo che quello sinistro è il giallo, vediamo qui, bello alto, diciamo, come segnale. Quello rosso è praticamente l'ingresso aperto, e se io ci vado a trafficare anche intorno, se io tocco con un cacciavite l'interno ovviamente dell'ingresso, si vedrebbe, però in questa sì, che per quello che andrebbero cortocircuitati quelli che non si usano, però in questa maniera lo escludiamo e stiamo lavorando praticamente solamente con l'ingresso sinistro. Qui abbiamo il segnale, il segnalone,
e praticamente possiamo a questo punto, se vogliamo, andare a misurare anche la distorsione. Io gli posso dire qui in TDH più N e lui me la va a misurare in dB. Se io la voglio vediamo un attimino, in percentuale, me la vado a cercare e vado qua, TDH più N in percentuale, che è quella che di solito si vede su analizzatore di spettro anche dell'HP, anche se possiamo scegliere ovviamente dB, e qui abbiamo 0,013 diciamo di distorsione in percentuale. Con questo segnale qui e con gli ingressi, come si è detto, anche aperti, sì che ci sta che questa distorsione qui sia letta leggermente diciamo superiore. Dopo andiamo a misurare direttamente l'uscita di questo qui generatore con l'analizzatore dell'HP, che io, se non mi sbaglio, questa uscita qui è più bassa di solito. Allora, vediamo un attimino, se io mi vado, che dopo poi ci misuriamo ovviamente un amplificatore, lo mettiamo sotto prova e facciamo le prove sia con il misuratore dell'HP sia con questo. Misuriamo magari tutti e due i canali con questo, poi un canale solo col misuratore, vediamo cosa ci dice, se ci sono differenze notevoli o meno. Allora, se io voglio andare, se io aumento l'FFT, per esempio, come vedete prima era più veloce ovviamente, e qui ora è più lento. Se io lo aumento ancora, è ancora più lento, vedete quanto ci mette ad apparire, e queste, come chi usa un oscilloscopio con la funzione FFT, queste qui diciamo sono le armoniche, che noi possiamo per dire selezionare questa con i cursori, lui mi dice, anzi senza i cursori, semplicemente cliccandoci sopra, mi dice l'ampiezza di quella, mi dice l'ampiezza di quest'altra e mi dice praticamente l'ampiezza della terza. Sicché questa è la prima, questa qui è diciamo, la seconda armonica, e questa è la terza armonica, che siamo a 99, diciamo meno 98 dB. Ovviamente solo la terza armonica è meno 98 dB. Con il rumore e tutto, lui mi sta misurando appunto una distorsione di 0,013, che sono circa 77 dB, ma mi sta misurando anche il rumore, non mi sta misurando tutto quello che è, diciamo, solamente la distorsione. Facciamo una prova. Infatti, se io vado praticamente a misurare solo la distorsione senza rumore, come vedete è diciamo parecchio più alta. Siamo 92 dB contro i 77 dB, perché qui mi va a misurare tutto, anche il rumore che mi portano dentro cavi, ingressi e compagnia cantante, che è specialmente con segnali bassi, ovviamente usare cavi di qualità e chiudere comunque gli ingressi e le uscite non utilizzate di questo apparecchio qui. Io farei una cosa, ora attaccherei un cavo e andrei a collegarlo all'analizzatore dell'HP e vediamo un attimino quello che ci dice. Allora, facciamo questa prova qui, guardiamo questo generatore che distorsione tira fuori, diciamo, di suo. Ho collegato, ovviamente l'uscita è collegata all'ingresso, come si è visto prima, e in più ci ho messo questo T, che di qua riparte un cavo e lo collego all'analizzatore audio dell'HP per vedere, diciamo, direttamente l'uscita, quanto è la distorsione appunto del generatore stesso. Rinquadro un attimino
il programma e vediamo, diciamo, alcune cose. Allora, come possiamo vedere, qua abbiamo la distorsione più il rumore, che essendo un segnale comunque abbastanza basso va a leggere 0,006 circa. E questa qui, se escludiamo, diciamo, il rumore, che ripeto può essere dai terminali, come si è detto, aperto, cavi e compagnia cantante, è 0,0013 circa, 12-13 oscilla. Lo fermo un attimo e diciamo siamo intorno a 0,0013. Io andrei a questo punto qui a inquadrare l'analizzatore audio dell'HP e vediamo in realtà l'uscita, anche se c'è un TISI che è un pochino sporcata e roba del genere, dovrebbe essere più simile a questa qui che non a questa, ovviamente, perché qui tiene conto di tutto il rumore che c'è. Ovviamente perché abbiamo un segnale abbastanza basso. Quando andremo a misurare per esempio 1 watt, 2 watt, 10 watt, eccetera eccetera, il segnale sarà molto più alto e questa lettura sarà già molto più simile. Queste due letture fra di loro saranno più simili, ovviamente, perché il rumore, ovviamente, più il segnale in ingresso è alto e meno importanza, diciamo, avrà. Comunque attiviamo, ho perso il mouse, eccolo qua, ecco qua, sicché come si può, diciamo, vedere 0,0016, perché vi ricordo sempre che questo punto qui è come se fosse uno 0, che è 0,0015, 0,016. Se riandiamo a vedere, anche qui mi segnava 0,0013, comunque sono valori piuttosto diciamo simili, considerando che, ripeto, c'è un T anche che mi va a sporcare un attimino il segnale e compagnia cantante, perché è un segnale basso. Questo vediamo un po', così si stava muovendo. Quando fa così la telecamera ovviamente la ammazzerei. Comunque vediamo se così non si muove. Ecco, che diciamo ci siamo. Ora vi faccio vedere il discorso della forma d'onda con l'oscilloscopio, quello che volevo dire quando si muove. Poi dopo prendiamo l'amplificatore e facciamo una misura sia della banda passante che della distorsione e facciamo poi la prova con questo analizzatore anche. Allora, qui potete vedere, diciamo, il segnale qui a sinistra, praticamente, a destra, scusate, sono rintronato. Qui a destra potete vedere il segnale, c'è lo schermino dell'oscilloscopio, ve lo inquadro un attimino. Qui c'è l'oscilloscopio praticamente e si vede che la forma d'onda in questa maniera qui è perfettamente sinusoidale. Praticamente sto uscendo solamente premendo il tasto idle, diciamo. In questa maniera qui serve se dobbiamo fare delle misure, se dobbiamo usare l'analizzatore qui, il Quant Asilium, se lo vogliamo usare come generatore e basta. Se andiamo a fare delle misure, perché vedete qui ora è tutto fermo, se io vado a fare delle misure premerò ovviamente Run. Se io premo Run, se vedete, lui mi fa le misure e questo diciamo ballettio della forma d'onda è in contemporanea praticamente alle misure che lui mi sta facendo. Probabilmente, non sono sicuro, ma se io aumento, vedete, è in base anche all'FFT praticamente. In base a, vedete, lo vedete che si rinfresca praticamente lo schermo, tutte le volte che si rinfresca lo schermo, praticamente la forma d'onda ha un ballettio. Probabilmente gli serve a lui, ora io lo sto calando l'FFT,
e vedete è più ovviamente veloce questa cosa qui. Se vi inquadro l'oscilloscopio lo vedete meglio, però non è ovviamente un difetto, ma è una cosa che gli serve a lui quando va a fare le misure. Se lo usiamo come generatore esterno, si stoppano le misure, si preme solamente questo tasto qui sotto e lui, diciamo, ci va a nozze, nel senso esce una forma d'onda sinusoidale normale. Io attrezzerei ora a questo punto qui, abbiamo visto che la distorsione insomma di questo apparecchio è piuttosto bassa, anzi è molto bassa, è paragonabile più o meno a quella dell'8903B che esce, sicché direi che sono rimasto abbastanza soddisfatto, diciamo, della cosa. Vuol dire che funziona bene, nonostante a me non piacciono molto, lo sapete, le cose che vanno attraverso un computer, mi piacciono pure di più quelle dirette, e questo fa la sua funzione. Io ci attaccherei, preparo un amplificatore attaccato e poi ci facciamo una misura. Guardiamo anche la banda passante e poi facciamo un paio di prove anche con l'analizzatore audio, vediamo se i risultati che dà questo apparecchio sono paragonabili a quelli di un analizzatore audio blasonato come quelli dell'HP. Ho collegato l'amplificatore, ho collegato un amplificatorino che ho di prova al carico fittizio. L'amplificatore è questo, è messo in verticale ora perché non avevo molto spazio sul banco. Ovviamente qui ci sono gli ingressi, queste sono le uscite che vanno al carico e poi tornano tramite questi due cavi qui diciamo, all'analizzatore audio. Da queste due uscite qui invece si va agli ingressi dell'amplificatore, che sono questi che vi avevo già fatto vedere. Vi inquadro lo schermo e vediamo un attimino di dare la via praticamente all'amplificatore e vediamo quello che succede. Ecco, ora gli ho dato la via, qui ci sono tutti i parametri, stiamo uscendo dal generatore con volt e 2, ovviamente poi viene attenuato il tutto dal potenziometro del volume dell'amplificatore e abbiamo praticamente su un canale 0,2, 0,22, 0,23 come distorsione, sull'altro abbiamo 0,05, che diciamo c'è un canale che chiaramente distorce di più. Stiamo uscendo con 10 watt circa praticamente per canale e sono 9 volt RMS. Ora lo fermerei e andiamo a vedere la misura eventualmente con l'analizzatore audio, se diciamo corrispondono. Allora è inquadrato l'analizzatore audio e in questo momento mettiamo il canale che distorgeva di più, 0,2, 0,26 circa, e corrisponde infatti. Ora metto l'altro canale che invece era 0,0 qualcosa, infatti 0,05 praticamente. Se ritorniamo alla schermata precedente che avevo bloccato, 0,05 e 0 circa 22 l'altro canale che distorgeva di più, che io direi che praticamente le misure le fa più che correttamente, diciamo, sono paragonabili tranquillamente a quello dell'HP, praticamente all'analizzatore audio HP. Non voglio dire che rimango ovviamente stupito, sarebbe una stupidaggine dire così, ma rimango piacevolmente sorpreso, perché vuol dire che
è uno strumento piuttosto valido. Mi organizzo per fare la prova della banda passante. Allora, per fare la prova della banda passante si fa New Setting, che così si rimette, diciamo, più o meno tutto da capo. Si mette praticamente un FFT, mettiamo di 32, poi lì si dà l'avvia e lui dovrebbe fare, se non mi sbaglio, la banda passante. In questo momento diciamo non sta facendo niente, vediamo se l'FFT è basso o se sbaglio qualcosa io. Sì, sbaglio qualcosa io perché non gli ho dato il via. Ecco fatto, sono qui tutte e due praticamente, sia quella rossa che quella gialla sono lì vicine, e come vedete la banda passante praticamente è piatta fino a 30.000 Hz praticamente. Lo fermo un attimo e rifaccio New Setting. Se io non metto, se io gli do via alla risposta in frequenza, ma non metto diciamo l'FFT, come vedete lui non va avanti praticamente. L'FFT minima, vediamo quale deve essere, così a 8K ancora non si muove praticamente, 16K non si muove, mi sa che deve essere 32. Una cosa importante che mi sono dimenticato è che l'ampiezza sarebbe bene che fosse a 0 dB. L'ampiezza a 0 dB. Allora riproviamo a dare l'FFT. Scusate, allora mettiamo l'ampiezza a 0 dB ovviamente. L'FFT ora in questo momento la escludiamo, gli do il via e lui non sta facendo niente praticamente, non gli avevo dato il via prima, abbiate pazienza, con i computer sono un attimino, con i programmi alle volte mi scodo. Allora, se vedete qui c'è scritto FFT, è piccolina, infatti non c'è. Se io la metto 2K, mi continua a dire che è piccola, diciamo l'FFT minima, vediamo quanto deve essere. Deve essere 32 mi sa. Ecco, infatti è partita ora. E se vedete la banda passante, che è questa, è praticamente piatta. Le due righe praticamente si sovrappongono e sicché come si vede fino a 20.000 Hz, anzi sì, a 20.000 Hz è praticamente piatta, anche se io la metto in lineare praticamente, come vedete siamo tranquillamente piatti, e calma piatta, che vuol dire che l'amplificatore va ben oltre, diciamo, i 20.000 Hz. Questo qui io l'avevo provato una volta con un altro programma, quello che aveva fatto Walter Brollo, questo amplificatore qui, nonostante che un canale distorga un pochino di più dell'altro, ma come banda passante è oltre 50.000 Hz. Comunque abbiamo visto anche, diciamo, questa cosa qui. Vediamo cosa si può vedere ancora con questo analizzatore. Ora ho messo in serie a un canale una bobina, praticamente, diciamo, come fosse un crossover da 6 decibel per ottava, per intendersi, una bobina non calcolata, una bobina che avevo di un crossover. E se rifacciamo la prova, ora vediamo che sono tutti e due, diciamo, i canali piatti, ovviamente. Se gli ridò la via, un canale dovrebbe variare la risposta in frequenza, sicché un canale rimane diciamo piatto, il sinistro, mentre il destro, come si vede, già a 5.000 Hz abbiamo circa 8 dB più o meno di, diciamo, di attenuazione.
perché e mano a mano che si va avanti c'è sempre, diciamo, più attenuazione. I 10 dB le abbiamo circa a 6000 Hz più o meno. E sì che, diciamo, in questa maniera, se un canale funzionasse male, che ne so, anche su per dire le frequenze centrali, si vedrebbe una gobba ovviamente nelle frequenze centrali. Comunque in questa maniera qui possiamo avere la risposta in frequenza di un apparecchio, oppure vedere se un filtro diciamo lavora, se un filtro di un crossover insomma fa il suo lavoro. Sì che anche per questa cosa qui, diciamo, ci tornerà utile questo apparecchio qui. Vi dicevo prima dei cursori. Se andiamo chiaramente a mettere i cursori, qui mettiamo per il tasto per il canale destro, mettiamo C2 per il canale destro, e se io lo sposto ovviamente vado a vedere che a 5000 Hz circa praticamente sono attenuato di 8,35 dB, e con questo posso, ovviamente mi torna comodo andare a fare una lettura precisa. Per esempio a 15.000 Hz avrei un'attenuazione di 17,8 dB, e poi ripremendolo ovviamente scompare. Ci abbiamo poi, se andiamo a vedere nell'help, se andiamo a premere, l'ho già aperto sì che non si vede, e qua c'è la guida in PDF ovviamente in linea, e poi c'è anche una guida online. Praticamente è in inglese, mentre quella online, se ci andiamo con Chrome, ce la possiamo tradurre direttamente. Comunque qui c'è tutta la guida, è fatta piuttosto bene, è spiegata veramente bene, diciamo. Allora, un'altra cosa, ci sono dei test preimpostati automatici, che ne so, test, vediamo un po', l'avevo visto questo sulla linearità, vari test di potenza, fa anche delle misure, però mi pare che ci voglia un accessorio sugli altoparlanti. Comunque, volendo, se uno non lo vuole usare in manuale, ci sono diversi test da fare. Ovviamente penso che le finestre sì, si possono copiare o stampare, in maniera che uno ha praticamente la traccia, ho sbagliato, ha praticamente la traccia di quello che sta facendo, che se uno le stampa se le troverà ovviamente su un foglio stampato, se no le copia e poi avrà, diciamo, le immagini da poter pubblicare o mettere da qualsiasi altra parte. Sì che mi sembra che sia una cosa carina, questo qui, funzionante, oltretutto funziona molto bene. Allora faccio una piccola appendice, praticamente in fondo al video si rifà un paio di prove insieme, perché avevo detto un paio di inesattezze sulla rilevazione in frequenza, sulla frequenza che può generare l'apparecchio, sicché anche poi alla fine sulla banda passante che andiamo a misurare. A cose normali si ferma più o meno a 30.000 Hz, 24.000 Hz per essere precisi, ma ovviamente è una cosa che non mi tornava. Ora il manuale è scritto benissimo, è scritto tutto in inglese. Io sono, voglio dire, di una certa età, l'inglese lo capisco fino a un certo punto. Sicché ho appurato la cosa, sono andato a leggere meglio, e è importante diciamo correggere quello che ho detto. Ora l'apparecchio arriva a oltre 90.000 Hz, genera frequenze di oltre 90.000 Hz, mi pare 95.000, ho dato un'occhiata così al volo, ma lo proviamo insieme e rifacciamo anche una prova della banda passante di quell'amplificatore, un canale questa volta invece che tutte e due dell'amplificatore, e si vede appunto che può tranquillamente a questo punto si può dire tranquillamente competere con apparecchi veramente blasonati come l'HP8903B praticamente, perché
è veramente valido. C'era questa limitazione, ma che era colpa mia, non l'avevo capita, e ora la guardiamo insieme e vediamo un attimino le funzioni che io all'inizio non avevo compreso bene. Ecco, allora partiamo intanto da questa scala. Qui vedete il mouse che si muove. Ora qui avevo detto è ferma a 20.000 Hz, ma ovviamente si può ridurre o aumentare. L'avevo accennato, però guardiamolo insieme come aumentarla o diminuirla. Allora, questa scala qui, che in questo momento è sparito il mouse, che in questo momento è ferma a 20.000, la metto in lineare perché forse si vede meglio. Ecco, diciamo è ferma a 20.000, qui c'è il 15.000, il 10.000, ovviamente la stessa cosa vale per il logaritmico, di solito si usa logaritmico. Comunque, per capire, se io questa scala invece che 20.000 la voglio mettiamo a 10.000, io vado qui dove c'è scritto x lin lineare, sarebbe la stessa cosa se la faccio x log, ovviamente, ci premo col tasto destro, ma appare questa finestrina qui e mi dice start 0 Hz, in questo caso frequenza finale 20 kHz. Se io la metto a 10.000, 10, 1, 2, 3, non occorre scriverci kHz, poi lo interpreta da sé, ovviamente come vedete la scala si ferma fino a 10 kHz, cioè variare questa scala qui può far comodo, ovviamente se uno va a vedere dei filtri e roba del genere. Se io la voglio aumentare, mettiamo che io voglio che arrivi stop, che ne so, 100 kHz, 100, 10, 100, 1, 2, 3, avevo pigiato la P, avevo pigiato al posto dello 0. Ecco, a questo punto la scala, ho scritto 100.000 e arriva, diciamo, fino a 100.000. Se la vogliamo vedere in maniera logaritmica, la stessa cosa, la mettiamo logaritmica. Ovviamente questa qui, logaritmica, ora è ferma a 10.000, a 20.000, scusate, che è a questo punto qui. Se io la scala logaritmica la premo invece che 20 kHz qui, mettiamo che io ci scrivo 100. Ecco qua, anche questa a questo punto è, diciamo, logaritmica, arriva fino a 100.000. La rimettiamo un attimo in lineare così si vede meglio, ho dei problemi anche col mouse. Allora, per quanto riguarda invece il discorso di fare arrivare il generatore oltre i 25 kHz, 24 kHz che è di inizio praticamente, perché se noi andiamo a premere qui ci fa vedere, se non mi sbaglio da qualche parte, che la frequenza è, l'avevo visto da qualche parte, che la frequenza sono 24 kHz, l'avevo visto comunque qui da qualche parte. Però se io vado qui alla scala generatore 1, vedete qui c'è la freccina, la faccio andare fino a generatore 1, vale la stessa cosa per generatore 2 ovviamente. Ci clicco con il destro, mi si apre la finestrina e qui la finestrina mi dice 23 kHz. Se io scrivo per esempio 24, 25 mettiamo, vediamo se me l'accetta. Lui non me l'accetta, mi dice che è troppo alta. Proviamo 24. E 24 anche qui non me l'accetta, sicché diciamo che qui 23 sembrerebbe, erroneamente ovviamente, avevo pensato che, vedete qui c'è scritto era 22 e 999 kHz, che erroneamente si potesse arrivare, diciamo, a questa frequenza qui. Infatti se io gli do la via, come vedete è qua praticamente. Se lo mettiamo logaritmico sarà più in qua, insomma è sempre questo, e oltre non c'è niente perché è il massimo della frequenza che si ferma. Allora, come si fa a fare andare più su la frequenza? Si usa praticamente questa parte qui dove c'è scritto run stop front panel, sotto qui c'è scritto
sample rate. Allora si può arrivare, ora poi ovviamente chi prende lo strumento che magari lo conosce l'inglese meglio che di me, se lo può andare a leggere e troverà, poi me lo leggerò anch'io ovviamente meglio, però magari alcune finezze se le legge da solo. Questo non è un corso, è una prova del mio strumento che vi faccio vedere. Allora salendo di sample rate, credo che si pronunci così, si arriva fino a 192k. In questo momento il 384k a me non si accende, non so se perché è per una prossima release del software, se è per il mio computer, non lo so. Comunque diciamo arriva fino a 192. Allora si era detto che con 48k arrivava fino a 23k, a 23.000 praticamente hertz di uscita. Se io premo già 96k e rifaccio la stessa operazione generatore, vado qui eravamo a 23 kHz, se io ora provo a metterci, che ne so, 50 kHz, vediamo se l'accetta, 50, 1, 2, 3, 50.000, vediamo se è troppo o se va bene, mi dice che è troppo, allora proviamo 49.000. Poi me le scriverò, diciamo, le frequenze massime per ogni 49.000 no, proviamo 45.000 e a questo punto lo prende. Ora io posso generare dal generatore interno dello strumento, del Quantasilium, posso generare 45 kHz. Se io infatti lo vado a premo l'avvio, come vedete diciamo la portante si è spostata più in là. Se io lo metto a lineare si vede ancora meglio, siamo qui 45.000. La stessa cosa se io vado a 192k. Se io vado a 192k ho la possibilità, sempre col tasto destro, di arrivare qui. Proviamo 96 kHz, 96, 1, 2, 3, se sentite dei rumori vengono da fuori. 96 kHz, non lo prende, mi pare che arrivi fino a 95 kHz, 95, 1, 2, 3, arriva praticamente a generare, volendo, una frequenza massima di 95 kHz, perciò se io gli do la via, diciamo, ripremo il tasto di avvio, run come si dice, e come vedete ora a questo punto la portante, diciamo, la frequenza di uscita è qui. E in questa maniera, se io lavoro a 192k, io posso testare un amplificatore che la banda passante sia fino a circa 95.000 Hz, sicché diciamo qualsiasi più o meno tipo di amplificatore. Ricordo che l'analizzatore audio dell'HP si ferma anche lui a 100.000, sicché ovviamente 95.000 non si discostano molto. Questo vuol dire che probabilmente se abilitano o con un altro software o quello che sia il 384k potrebbe arrivare anche più su. Comunque 95, diciamo 1000 Hz sono più che sufficienti per vedere la banda passante proprio di qualsiasi amplificatore, ripeto, considerando che noi oltre 20.000 Hz proprio non si sente niente, e un uomo già della mia età, se arriva a 14.000 Hz è già tutto l'oro del mondo, anche se ci sono molti audiofili più vecchi che di me che sentono, diciamo, non dico le voci, ma sentono delle cose che non si sa se poi fanno una prova acustica, se davvero arrivano a frequenze così alte, ma non voglio inimicarmi nessuno. Allora io collegherei l'amplificatore, quello che avete visto l'altra volta, lo collegherei qui e ora farei, l'altra volta si è visto che ovviamente avevo fermato tutto a 20.000 Hz, praticamente a 24 kHz, e la banda passante dell'amplificatore c'era tutta, quello per forza di cose, avevo detto che l'avevo provato e se non mi sbaglio arrivava a circa 50 kHz questo amplificatore che avevo sotto mano. Lo riproviamo ora con 95 kHz, vediamo se allora la banda passante riusciamo a capire, diciamo, dove arriva.
Ecco, ho organizzato tutto per fare la prova della banda passante. Io mi ricordo che anni fa avevo provato questo amplificatore, diciamo i 3 dB si raggiungevano circa 50 kHz più o meno, la banda passante piuttosto estesa, sicché io direi di dargli la via come, diciamo come per vedere la risposta in frequenza. Lo spengiamo, ho spento sia run che idle. Pigiamo il tasto, dico pigiamo io e voi, siamo io e voi, di frequency response. Il mio inglese è pessimo, gli do la via praticamente e lui ha fatto in 4,48 la curva, diciamo, di risposta. Allora, se vedete qui dove c'è diciamo il mouse, praticamente la freccia del mouse, che ora è una croce comunque, qui è meno 50 dB, sicché ovviamente vorrebbe dire che qui è meno 10 dB. Se andiamo a vedere più o meno a 50 kHz, vediamo che più o meno ci siamo a meno 3 dB, però qui la possiamo un pochino ampliare. Se noi la evidenziamo fino qui, se non erro, lui, ecco, me la fa vedere praticamente più ampia, e ora il meno 10 dB lo qua. Allora questo che vuol dire? Qui abbiamo 2, 4, 6, 8, 10. Questa linea qui è quella del 2 dB. A meno 2 dB arriviamo praticamente intorno a 40.000. Ai 50.000, se vediamo, siamo fra il 2 praticamente e il 4, sicché è 3. Diciamo, meglio ancora sarebbe in questo punto qui, sicché oltre 50.000 Hz praticamente di banda passante, perché si calcola, come si è detto, a meno 3 dB, che sarebbe qua, diciamo. Allora, con diciamo questa aggiunta proprio alla fine del video, sono rimasto contento io e spero che siate rimasti contenti anche voi. Mi sono accorto che il mio ultimo acquisto praticamente fa molto di più di quello che pensavo all'inizio. Praticamente potrebbe mandare in pensione l'analizzatore, gli analizzatori, ce n'ho più di uno HP, che l'8903, non lo manderanno in pensione perché ci sono affezionato, sono molto pratici per essere usati, sicché continuerò tranquillamente a usarli, ma userò anche questo. Farò dei grafici quando farò dei video, dei prossimi video, e praticamente userò anche questo perché fa delle funzioni veramente complete, sia come prestazione sia anche come precisione, molto preciso, che sono più che soddisfatto dell'acquisto. Io vi metto il link in descrizione, se qualcuno gli interessasse, vi metto il link in descrizione di dove l'ho preso io. Praticamente voi, se lo trovate da un'altra parte, lo prendete dove volete, se qualcuno decidesse di prenderlo. Però rimane il fatto che io l'ho preso per provarlo, per farci un video, per accontentare quelli che mi avevano chiesto Lumi, che mi avevano chiesto come funziona il Quantausilium come analizzatore audio, e io gli avevo detto non lo so perché non ce l'ho. Allora l'ho preso per provarlo per voi, sì, che spero che sia, diciamo, cosa gradita. Ripeto, vi metto il link dove l'ho preso io, e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, prima di dire noi ci vediamo al prossimo video, lo ridirò: se vi è piaciuto questi video, se vi piacciono i miei video che condivido gratuitamente, mettete un mi piace, e chi non l'avesse fatto si iscriva al canale e clicchi sulla campanella, perché se no non venite avvisate dei video nuovi quando escono. A questo punto vi posso dire ciao a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.